Cultura e democrazia è un tema abbastanza impegnativo che ci obbliga a occuparci di una delle emergenze del nostro tempo, che è la crisi delle democrazie. Come è stato appena detto, io mi sono occupato di cultura tutta la vita, ho sempre lavorato in ambiente culturale, istituzioni culturali, imprese culturali, quindi ho avuto modo di esplorare la cultura da tantissime prospettive e in tanti modi diversi. Due progetti ai quali sto lavorando adesso: uno è Book City, che è la grande festa del libro e della lettura e soprattutto dei lettori che c'è a Milano. Sono 1600 eventi che non propongo o che non scelgo io, ma che arrivano dalla società, dalle associazioni e dagli editori. 1600 eventi in 350 spazi a Milano e anche a Como, in altre città della Lombardia. Il secondo progetto è Trova Festival, è un database con 2700 festival e che nascono in gran parte dal territorio, anche qui da associazioni o da persone che hanno deciso di condividere la loro passione culturale con degli altri cittadini. È stato detto prima, la nostra identità di italiani si basa sulla cultura. Siamo il paese dell'umanesimo, del Rinascimento, siamo il paese del melodramma. Verdi valeva 1000 lire, adesso credo che valga 2 euro più o meno come valore monetario. Siamo il paese della dolce vita, Fellini, Antonioni, Guadagnino, Sorrentino. Siamo il paese che ha il maggior numero di siti UNESCO e quando abbiamo bisogno di esercitare il nostro soft power mandiamo in giro Andrea Bocelli. Quindi siamo il paese che ha nell'identità, ma anche i borghi, le città hanno nella cultura un loro elemento identitario fortissimo. In realtà, se andiamo a vedere le statistiche, scopriamo che l'Italia ha una partecipazione culturale bassissima. Quanti di voi hanno letto un libro l'anno scorso? Almeno un libro? Sappiate che siete una minoranza, siamo una minoranza, 2 italiani su 3 non hanno letto neanche un libro lo scorso anno. Un italiano su 5, un'italiana su 5 è andata almeno una volta a teatro. Ad aggravare questa situazione c'è un altro elemento, che c'è una fortissima disparità di partecipazione culturale tra il nord e il sud del paese, tra i grandi e i piccoli centri, tra i centri delle città e i luoghi più piccolini. Teoricamente questo è un paradosso. Siamo il paese che trova la sua identità nella cultura, ma poi dopo la cultura la frequentiamo molto poco. Non è l'unico paradosso. Un altro che posso tirar fuori: abbiamo avuto la prima legge sul paesaggio in Italia, 1923, grazie a un grande filosofo che si chiamava Benedetto Croce. Quanti condoni edilizi abbiamo fatto in Italia? Che cosa è successo al nostro paesaggio? Secondo paradosso. Terzo paradosso: siamo un paese che ha questo tesoro, alcuni parlano di petrolio, un termine un po' fuorviante, culturale, musei, opere d'arte, aree archeologiche, eccetera. Quindi concentriamo la nostra attenzione sui beni e diamo poco spazio a quello che è l'attività culturale, a quello che significa la cultura per i cittadini italiani di oggi. Ultimo paradosso, ce ne sarebbero altri, se ne è accorto già negli anni 60 Luciano Bianciardi: il lavoro culturale è un lavoro povero, come si diceva qui stamattina, è intermittente, precario, con scarse attenzioni dal punto di vista del welfare. Quindi anche questo è un problema, anche se poi ci sono tantissime persone che vivono di cultura. 1,5 milioni di persone in Italia lavora nelle industrie culturali e creative. Tutto questo, anche se nella Costituzione il valore della cultura è ribadito, articolo 9 sull'importanza della cultura e della scienza, articolo 21 sulla necessità e sull'importanza del pluralismo sia nel campo della cultura che delle arti, che soprattutto ovviamente dell'informazione. Eppure, nonostante questo, nonostante la Convenzione di Faro che abbiamo sottoscritto, nonostante la Dichiarazione dei diritti dell'uomo, i cittadini italiani che partecipano alle attività culturali restano una piccola minoranza. La dico con la frase che ha detto una mia amica Nalini, che è originaria delle isole Mauritius: quando io vado a un evento culturale mi sento come un pelo nero
in un bicchiere di latte bianco. Allora, quali sono i peli neri nel latte bianco della nostra cultura? Il primo, l'ho già detto, sono le persone che abitano in luoghi dove la proposta culturale, l'offerta culturale è molto scarsa, quindi c'è un gap geografico. Secondo aspetto, economico, chiaramente la cultura costa, si pensa che la cultura costi, andare alla Scala o a vedere un'opera al Teatro Sociale qui a Como costa, in realtà ci sono tantissime attività culturali che sono gratuite, penso a tanti festival di strada, anche Book City, soprattutto penso alle biblioteche, che sono degli spazi pubblici gratuiti e aperti tendenzialmente a tutti quanti. Altre persone che sono di fatto praticamente escluse dalla partecipazione culturale sono le persone che hanno delle difficoltà fisiche o psichiche e che raramente riescono ad accedere alle esperienze culturali per come sono costruiti gli spazi, per il tipo di produzione che si fa. Altra fetta di italiani che partecipa molto poco alla cultura sono i nuovi italiani, i cittadini con background migratorio, che adesso rappresentano il 10, il 15% di molte città e comunità. Ultimo aspetto è che la cultura viene considerata una cosa difficile, complicata, quindi una cosa che necessita di preparazione, studio e quindi pone delle difficoltà. Spesso chi è al centro delle opere d'arte sono persone diverse da noi, persone che hanno una storia e dei problemi diversi dai nostri, sono persone nelle quali non ci riconosciamo e facciamo fatica a riconoscerci e quindi è tutta roba che non ci interessa. Non ci interessa è la prima risposta che danno le persone quando gli si chiede perché non partecipi alle attività culturali. In realtà un po' di cose sono cambiate, la differenza tra cultura alta e cultura bassa in questi ultimi decenni si è molto affievolita. Abbiamo questi attrezzi qua che ci consentono di collegarci in maniera apparentemente molto democratica a fonti informative di qualunque tipo, 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, anche se poi, come ha detto il Presidente Mattarella, molto spesso queste piattaforme sono colonizzate dalle moderne compagnie delle Indie. Altro tema importante è che le statistiche a cui ho fatto riferimento prima tendenzialmente vanno a cogliere quelli che sono i prodotti culturali, quelli che compriamo, il biglietto del cinema, il biglietto d'ingresso al museo, i libri. In realtà ci sono tantissime altre espressioni culturali che non paghiamo. Qui c'è un esempio di un poster street art, tante arti applicate sono da questo punto di vista molto interessanti, anche perché molto spesso coinvolgono le donne che tendenzialmente sono state marginalizzate per secoli nella produzione culturale. Altra cosa che è cambiata è l'idea che ci siamo fatti della cultura, o meglio che sta cambiando. Uso la frase di Gaetano Salvemini, che è un intellettuale che ammiro e apprezzo molto, novecentesco, e diceva la cultura è tutto ciò che non ha uno scopo pratico, quello che non serve a niente. L'arte per l'arte, o per dirla un pochino con Dostoevskij, la bellezza salverà il mondo. In realtà stiamo imparando a capire che la cultura può servire a tantissime cose, perché la cultura, la partecipazione culturale cambia le singole persone e cambia anche le collettività. Faccio 2 o 3 esempi rapidi. La prima parte dalla nozione di capitale culturale, cioè le cose che una collettività sa e conosce. Oggi lo sviluppo economico parte soprattutto dalle industrie culturali e creative e quindi il capitale cognitivo è quello che permette l'innovazione, è quello che permette di innovare i prodotti, è quello che permette di innovare la distribuzione, la comunicazione e il marketing e quindi ha un ruolo importante nello sviluppo economico. Altro capitale che la partecipazione culturale incrementa è il cosiddetto capitale sociale. Tanti eventi culturali si svolgono dal vivo, come quello che stiamo vivendo oggi, conosciamo persone nuove, parliamo con persone nuove, rafforziamo o creiamo quelli che si chiamano legami deboli e che sono spesso quelli che aiutano a trovare un lavoro.
Quindi diciamo così che stiamo imparando che la partecipazione culturale aiuta a cambiare le persone e a cambiare anche le collettività. Faccio qualche esempio, quello è il Teatro Povero di Montichiello, un borgo dell'Appennino vicino a Pienza, una frazione di Pienza che si stava spopolando e che è rinato grazie al teatro che si fa sulla piazza principale ogni anno. Tenete presente che lo spopolamento delle aree interne è uno dei problemi più drammatici del nostro paese. Altro terreno di intervento è quello degli ospedali, degli ex ospedali psichiatrici. Qui è Marco Cavallo che sfonda nel 1973 i muri dell'ospedale psichiatrico di Trieste, quando gli ospedali psichiatrici erano dei lager. Altro luogo in cui la cultura trasforma le persone e anche le istituzioni sono le carceri. Questo è il carcere di Volterra con la Compagnia della Fortezza. Le persone incarcerate che partecipano ad attività culturali hanno una recidiva molto più bassa delle altre persone che sono in carcere. Altro tema su cui la cultura ha un ruolo fondamentale è nel rapporto con chi arriva in Italia. La nostra cultura non è un dato pietrificato, identico a sé nell'eternità dei tempi, ma vive dello scambio e del confronto con le differenze. Questo è il SUC, un festival interculturale che si fa tutti gli anni al Porto Antico di Genova. Altra cosa fondamentale è che tutti questi processi non hanno degli spettatori che stanno lì a consumare passivamente un prodotto, ma attivano i cittadini in processi che sono spesso di coprogettazione, codirezione e coideazione, cioè le persone diventano in qualche modo protagoniste delle attività culturali. Altri due passaggi, uno molto brevemente perché bisognerebbe fare un talk su questo, il rapporto tra cultura e salute. Lo dico solo con una frase che mi ha detto qualche settimana fa a un convegno un amico che lavora alla Casa della Carità di Don Colmegna. Quando arriva da noi una persona, è chiaro che noi ci dobbiamo preoccupare dei suoi bisogni primari, mangiare, un tetto, una formazione professionale, la salute, ma anche la cultura, perché la cultura vuol dire prendersi cura di quella persona. Quindi cura e salute c'è spesso è un tema che si sta allargando e si parla sempre più spesso di art or culture on prescription, i medici che prescrivono invece delle medicine delle attività culturali. Altro tema, abbiamo accennato prima parlando di Montichiello, è quello della riqualificazione territoriale a base culturale. Questo è il museo di Bilbao progettato da Frank Ghiri, che ha cambiato completamente il volto di una città ex industriale avviata apparentemente al declino e che invece è diventata un attrattore importante anche turistico. Altro passaggio, cerco di chiudere tutto quanto il discorso, cultura e democrazia. Un paio d'anni fa è uscito questo report della Comunità Europea che spiega che la partecipazione culturale e la partecipazione politica sono strettamente collegate. Le persone più anziane, tipo me, vanno più frequentemente a votare, partecipano dal punto di vista elettorale più di chi non partecipa culturalmente. Per i giovani le forme di partecipazione politica possono essere diverse, associazioni, attivismo, eccetera, ma anche lì c'è una correlazione molto, molto chiara. Chi ha fatto un po' di studi classici forse si ricorda che nell'antica Atene il teatro e la democrazia sono nate più o meno insieme nello stesso momento. Perché succede questa cosa qua? Perché attraverso la visione degli spettacoli teatrali i cittadini ateniesi imparavano intanto a discutere: ha ragione Creonte o ha ragione Antigone? Oppure hanno torto tutte e due o hanno ragione tutte e due, e in secondo luogo imparavano a deliberare, a votare. È meglio la trilogia di Eschilo o quella di Sofocle? Questo per dire che il rapporto è molto profondo. Ovviamente si può discutere a lungo, è ovvio che la cultura
un'attività culturale non risolve i problemi reali, e anche qualcuno parla di cultura come oppio dei popoli. Io la vedo in una maniera leggermente diversa, cerco di vedere l'aspetto positivo. La democrazia non è un regime che ci è dato una volta per sempre. La democrazia è un processo, la società in cui viviamo cambia, il mondo in cui viviamo cambia per 100.000 motivi politici, scientifici, tecnologici, etici, eccetera, eccetera. Quindi dobbiamo affrontare sempre nuove sfide, e questo ci aiuta a fare la cultura, perché sviluppa lo spirito critico, sviluppa la creatività, e credo che per questo è importante che per avere una vita democratica reale ci sia anche in parallelo una vita culturale sviluppata e partecipata dai cittadini.